Buongiorno amici del canale. Col mio gruppo seguiamo notizie che escono sui giornali italiani, stranieri, soprattutto ovviamente su riviste scientifiche e riviste di archeologia, e devo dirvi che almeno un paio di volte al mese ci capita di leggere: scoperta questa cosa che rimette in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere. Trovato un reperto che ci costringe a rivedere tutte le datazioni che pensavamo invece già di possedere in modo corretto. Scoperta quest'altra cosa che rimette in discussione, ci costringe a rivedere tutte le nostre convinzioni. E allora questa volta ho deciso di parlare, perché c'è saltata all'occhio una scoperta che riguarda anche Israele, nel senso che è seguita dall'autorità israeliana per le antichità, perché è stato scoperto un relitto in fondo al mare, 1 miglio di profondità, a 55 miglia dalla costa di Israele. E che cosa dicono gli esperti? Dicono che fino ad oggi quella che era la convinzione accademica era che il commercio di quell'epoca, e qual è l'epoca? La datazione è del XIV o XIII secolo avanti Cristo. Era che il commercio di quell'epoca avvenisse in modo sicuro, cioè passando da un porto all'altro, abbracciando la costa a portata di sguardo. La scoperta di questa imbarcazione cambia l'intera comprensione delle antiche abilità marinare. Da questo punto geografico solo l'orizzonte è visibile tutto intorno, cioè si vede solo mare. Per navigare probabilmente utilizzavano i corpi celesti, osservando le posizioni e gli angoli del Sole e delle stelle. Ora questo è importante perché appunto ci costringe a rivedere tutte le convinzioni che avevamo sulle conoscenze anche astronomiche dei popoli di quel tempo. Cosa che peraltro avevamo già visto, avevamo già accennato, nel senso che parlando degli astri normalmente noi siamo abituati a vedere gli antichi popoli come adoratori degli astri intesi come divinità. E invece in realtà, diciamo nel 1300-1200 a.C., già guardavano agli astri come sistemi di misurazione. Ricordo che per esempio i babilonesi con la geometria trapezoidale calcolavano l'orbita di Giove, quindi in realtà non lo consideravano una divinità, semmai abbinavano i nomi di divinità ai vari astri, ma non è che li considerassero delle divinità. Le divinità erano ben altra cosa, e stiamo per adesso parlando del Medio Oriente. Quindi questa notizia è molto interessante proprio perché è una ulteriore conferma di queste conoscenze che avevano. E questo ovviamente fa venire in mente ad esempio il racconto di Giona, di cui abbiamo già parlato, ma una frase la voglio leggere perché è interessante, quando Yahweh dice a Giona di andare a predicare agli abitanti di Ninive, e Giona cosa fa? Pensa bene di scappare, cioè non ha nessuna voglia di obbedire all'ordine di Yahweh, e allora trova un posto su un traghetto per Tarshish, cioè per la Spagna, come dire, si compra il biglietto. E difatti qui nel primo capitolo di Giona c'è scritto: pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro, cioè con questi marinai, per Tarshish, intesa sempre come Spagna, lontano dal Signore, cioè lontano da Yahweh. Il che vuol dire che Giona, profeta di Yahweh, pensava che bastasse prendere una nave per andare lontano da Yahweh, che sarebbe il cosiddetto Dio onnipotente, onnisciente e onnipresente. Ma per Giona evidentemente non era così, perché altrimenti non avrebbe
fatto una scelta così ridicola, così banale, così inutile. Ma la Bibbia ci dice molto di più in relazione agli aspetti delle conoscenze che avevano nei confronti del mare. Noi siamo abituati a pensare al popolo della Bibbia come un popolo di nomadi, seminomadi e poi sedentari dopo l'occupazione di Canaan, che si occupavano del loro bestiame e poi dei loro campi. In realtà il mare è molto presente dentro la Bibbia ed è un qualcosa che non si conosce abbastanza a fondo. Per esempio, la Bibbia parla molto spesso di isole, parla molto spesso di isole lontane. Le isole nella Bibbia sono citate 32 volte e in queste 32 volte si parla anche di isole lontane e di isole poste anche sulla rotta per Tarshish, cioè per la Spagna. Ma di isole vorremmo parlare poi con il professor Corrias perché è un discorso molto interessante. Sapete che stiamo facendo questo ciclo di video dedicati alla presenza ormai accertata del culto di Yahweh in Sardegna. Abbiamo parlato del culto di Yahweh che è entrato nei culti misterici delle isole greche e quindi col professor Corrias affronteremo questo argomento, ma la Bibbia parla appunto di isole e ne parla nel libro di Isaia, di Ester, nel libro di Ezechiele, nel libro di Geremia, ne parla nei Salmi e quindi anche questa rappresenta una sorta di, se volete, di sorpresa, no? Proprio perché normalmente la Bibbia non viene collegata al mare. Vi leggo per esempio un solo versetto di Isaia del capitolo 42 dove si dice: cantate a Yahweh un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, voi che andate per mare e quanto esso contiene, le isole e i loro abitanti. Ora noi abbiamo visto che c'era un culto e vediamo, continueremo a vederlo, che c'era questo culto di Yahweh nell'isola sarda, ma noi sappiamo dal libro dei Giudici, per chi non avesse avuto modo di vedere gli altri video in cui ne ho parlato, nel libro dei Giudici, nel capitolo 5, c'è il famoso cantico di Debora, dove Debora dice, facendo l'elenco delle tribù che hanno partecipato ad una certa lotta, ad una guerra contro i nemici, e facendo anche con rammarico, anche con un po' di rabbia, l'elenco delle tribù che non hanno partecipato, dice chiaramente, e Dan, cioè la tribù di Dan, perché va peregrinando sulle navi? Quindi in realtà la Bibbia ci parla di isole, ci parla di mari, ci parla di isole lontane. Dice che il culto di Yahweh deve arrivare anche nelle isole lontane. Ovviamente in genere la Bibbia si riferisce al Mediterraneo e tutto questo ci fa rivedere ancora una volta quanto noi siamo abituati a pensare di quel mondo, cioè del mondo della Bibbia, cioè un mondo esclusivo fatto di pastori, nomadi o seminomadi. La tribù di Dan poi tra l'altro si ricollega per esempio ai Danaoi greci, così come sono chiamati da Omero, alla civiltà micenea, dove sono state trovate delle tombe che rimandano e si ricollegano, ma anche di questo abbiamo già parlato, si ricollegano ai temi biblici. Nella Bibbia si parla di collegamenti diretti con gli Spartani e quindi ovviamente anche questi avvenivano via mare. Quindi questa scoperta è veramente interessante perché la mettiamo nell'elenco e poi magari un giorno farò un video
sulle scoperte archeologiche che continuamente vengono fatte, ma vengono ovviamente divulgate in minima parte e per lo più sulle riviste scientifiche, che confermano la collocazione di tutti gli eventi biblici in Medio Oriente. Questa scoperta qui, ancora una volta, ci fa capire che ciò che noi pensavamo in relazione alle culture antiche in realtà va rivisto. Va rivisto e, ripeto, è importante perché vuol dire che nel 1300-1200 a.C., che tra l'altro è l'epoca, diciamo i secoli, nei quali viene normalmente collocata la vicenda di Mosè, la vicenda dell'Esodo. Quindi in quel periodo questi popoli guardavano gli astri come sistemi di misurazione per stabilire delle rotte, per stabilire le distanze, per stabilire i percorsi, per stabilire i punti in cui si trovavano anche quando erano in alto mare, cioè quindi quando le coste non erano visibili, ed erano quindi costretti ad utilizzare dei sistemi, diciamo così, diremmo noi oggi tecnologici, per poter navigare. Adesso questo relitto verrà esplorato con calma, sono state tirate fuori per ora delle anfore, a testimonianza dei commerci che avvenivano, e quindi quando penso a queste navi, a questa nave in particolare che viaggiava in alto mare, quindi in questo caso 55 miglia dalla costa di Israele, non posso fare a meno di pensare ad esempio alle navi dei Feaci. Le navi dei Feaci, descritte da Omero come navi molto speciali, navi che conoscevano la rotta, navi che obbedivano al pensiero dell'uomo, navi che non si perdevano mai, navi che navigavano sopra e sotto le acque, navi che andavano velocissime e navi che Poseidone aveva dato a Alcinò, re dei Feaci, che tra l'altro era un suo discendente. Quindi è sempre più importante, direi fondamentale, collegare in modo interdisciplinare tutte le conoscenze che abbiamo, anche se mi rendo conto che apparentemente per quello che viene insegnato, che viene detto, la Bibbia è una cosa, i poemi omerici sono un'altra, l'Egitto, ancora la storia dell'Egitto è un'altra cosa, ma anche la storia dell'Egitto, quella che conosciamo e ci viene insegnata, è stata totalmente rimessa in discussione dalle scoperte di Göbekli Tepe o di Karahantepe, e tra l'altro mi ha fatto molto piacere vedere la riconciliazione tra Graham Hancock e Zahi Hawass, che sapete è il responsabile delle antichità egizie. Tra i due c'era sempre stata una evidente e profonda conflittualità, anche perché Zahi Hawass ha sempre sostenuto che tutto ciò che c'è in Egitto è stato fatto dagli egizi nell'epoca storica stabilita dall'archeologia. Graham Hancock invece parla di una civiltà anteriore molto più avanzata tecnologicamente, e Zahi Hawass ultimamente ha detto che l'Egitto ha ancora molte cose da dirci, perché lui stesso sta facendo delle scoperte, diciamo con datazioni un po' particolari, con datazioni che, come questa scoperta di cui vi ho accennato oggi, in sostanza inducono, per non dire costringono, a rivedere la storia così come l'abbiamo concepita fino adesso. L'importante, come sempre, è avere la mente aperta, perché le verità, l'ho detto prima, almeno per quello che seguiamo noi come gruppo, almeno 2 volte al mese, in tutti i campi che vanno dall'origine dell'uomo
all'archeologia, alle abilità, alle conoscenze, all'astronomia vengono rimesse in discussione. E allora prendiamo atto di questo, facciamo in modo di non essere dogmatici, facciamo in modo di rimanere aperti al fatto che magari tra 15 giorni viene rimesso in discussione di nuovo ciò che pensavamo di sapere, ma soprattutto prendiamo con gioia questo fatto, perché vuol dire che la nostra storia, la storia dell'uomo, non è così lineare come ci è stata raccontata ed è molto più affascinante. Ciao, grazie e alla prossima.